Con il velivolo Macchi M5 daremo inizio ad una serie di brevi video dedicati agli aerei della Prima Guerra Mondiale. Il Macchi M5 è senza dubbio l'aereo della Regia Marina che più rappresenta questo periodo e fu il più noto della lunga e brillante serie di idrovolanti realizzati dall'azienda fin dal 1916. L'avventura della Macchi nel settore degli idrovolanti da combattimento ebbe inizio nella notte del 27 maggio 1915, quando un'avaria al motore costrinse un Lorner L1 ad ammarrare nei pressi della foce del Po. L'aereo fu catturato intatto e, poiché era considerato assai valido, si decise di riprodurlo. Era un biplano a elica spingente con scafo centrale in legno, destinato alla ricognizione navale e al bombardamento leggero. La Macchi in poco più di un mese riuscì a realizzare un prototipo in pratica uguale all'originale, che assunse la designazione di L1. La produzione totalizzò 140 esemplari, che equipaggiarono le unità marittime da ricognizione e bombardamento basate in Adriatico. Dall'esperienza iniziale nel 1916 fu sviluppata una seconda versione chiamata L2, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni. Il compito fu affidato all'ingegnere Carlo Felice Muzio, il quale, non disponendo di una unità motrice di potenza sufficiente, decise di alleggerire la struttura modificando soprattutto l'ala. L'intervento tuttavia causò problemi di indebolimento nella struttura, così fu necessario sviluppare una nuova variante, la L3, poi ridenominata M3, visto che nel 1917 la Macchi decise di rivendicare la paternità del progetto, caratterizzata da scafo e impennaggi sostanzialmente rivisti e dall'adozione di un propulsore Isotta Fraschini V4 da 160 cavalli. I collaudi del prototipo rivelarono che i problemi strutturali erano stati risolti e l'idrovolante fu subito immesso in produzione con la realizzazione di 200 unità. Anche gli M3 furono consegnati alla Regia Marina, che li impiegò come bombardieri e ricognitori, affidando loro anche compiti di scorta ai convogli. Nel 1917 furono usati saltuariamente come caccia. L'M3 rimase in servizio come addestratore fino al 1924, in seno alla neonata Regia Aeronautica. Nei primi mesi del 1917, Carlo Felice Muzio, affiancato da Luigi Calzavara, dettero vita al primo prototipo dell'M5. L'idrovolante si rivelò estremamente agile e maneggevole. Era così valido da competere con successo con caccia di tipo terrestre. Il motore era un Isotta Fraschini V4B a 6 cilindri in linea raffreddato a liquido che erogava una potenza di 190 cavalli. L'apertura alare era di 9,70 metri, la lunghezza era di 8,8, l'altezza di 2,85, il peso a vuoto era di 720 kg, il peso massimo al decollo era di 1081 kg, la velocità massima era di 205 km/h a livello del mare, l'autonomia di 3 ore e 40 minuti, l'equipaggio era composto da una persona e l'armamento da 2 mitragliatrici. I primi esemplari entrarono in servizio nell'autunno dello stesso anno ed ebbero subito un intenso impiego operativo. 14 squadriglie da caccia della Regia Marina furono equipaggiate all'inizio del 1918 e negli ultimi mesi di guerra ricevettero anche il più potente tipo M5 Mod, caratterizzato dalla nuova ala inferiore bilongherone progettata per il nuovo M7. La produzione totale fu di 348 unità, delle quali 44 realizzate a Napoli dalla Aero Marittima. I Macchi M5 rimasero in servizio di prima linea fino al termine del conflitto. Al giorno dell'armistizio avevano totalizzato oltre 700 missioni. I reparti italiani non furono i soli a utilizzare in combattimento gli idrocaccia Macchi. Verso la fine della guerra una unità americana basata a Porto Corsini entrò in azione con gli M5 e nel corso di una missione uno dei suoi piloti, Charles Amman, fu protagonista di un eroico salvataggio che gli valse la Medal of Honor.
la prima in assoluto assegnata a un reparto navale statunitense. Meritano di essere ricordati gli altri due principali modelli della stessa famiglia, realizzati durante il periodo bellico: il Macchi M7 monoposto, sviluppato nel 1917 dall'ingegnere Alessandro Tonini, che si affermò come l'idrocaccia più veloce del suo tempo, con quasi 210 km/h di velocità massima. Questo aereo fu impiegato come aereo imbarcato catapultabile a bordo degli incrociatori della Regia Marina e si aggiudicò l'edizione del 1921 della celebre Coppa Schneider, pilotato da Giovanni De Briganti. Vi fu poi l'M9 da bombardamento, dalla struttura sostanzialmente modificata e dotato di un motore Fiat A12 bis da 300 cavalli. Il Macchi M5 è così famoso da apparire assieme ad altri gloriosi aeroplani italiani anche nel film di animazione Porco Rosso di Hayao Miyazaki. Il protagonista, Marco Pagott, è un aviatore italiano e combatte proprio a bordo di un idrocaccia Macchi M5.